Ciao a tutti amici di Angolo Nerazzurro, buon fine settimana, bentornati sul canale. Partiamo anche oggi dalle ultime in casa Inter e poi ci concentriamo su alcuni focus. Uno su Aleksandar Stankovic, perché può essere un calciatore determinante per l'Inter del futuro. E non parliamo soltanto di potenziale o di associare il nome di Stankovic all'Inter, ma proprio per caratteristiche, perché poi in futuro potrebbe evitare grossi investimenti o di trovarsi naturalmente in difficoltà. E andremo poi a vedere anche un nome interessante per la difesa, un nome che avevamo già accennato, e anche lui perché potrebbe essere interessante per l'Inter. Andiamo con ordine, come al solito partiamo appunto da ciò che scrivono i quotidiani e come sempre io vi ricordo anche un bel like al video e l'iscrizione al canale per dare un grande supporto. Iniziamo dalla Gazzetta dello Sport che titola La rincorsa di Stankovic, un'estate al top per convincere Chivu e tenersi l'Inter. Il figlio d'arte tornato dal Bruges si gioca il futuro, piace all'estero, il club lo valuta a 40 milioni ma riflette. Ecco, naturalmente come abbiamo sottolineato più volte negli ultimi giorni ci sono delle riflessioni in casa Inter su Aleksandar Stankovic, le parole di Marotta e Ausilio che comunque non davano certezze sulla sua permanenza aprono uno spiraglio per la cessione. Naturalmente sarebbe una plusvalenza importantissima che potrebbe sbloccare anche il mercato. Perché però dico che Stankovic è un calciatore secondo me determinante e mi auguro che nei primi 10 giorni del ritiro, quello che l'Inter farà in Germania, possa convincere Chivu. Ecco, la Gazzetta dello Sport parla un po' di una situazione analoga a quella di Pio Esposito. Anche lo scorso anno per Pio c'era la possibilità di partire, più che altro più in prestito che a titolo definitivo. Ecco, poi Pio ha convinto nel mondiale per club, ovviamente quest'anno non c'è il mondiale per club, però Stankovic può convincere in ritiro. Stankovic secondo me è un calciatore determinante per il futuro per caratteristiche, perché può essere secondo me il post Çalhanoğlu. Perché non è un regista puro al momento, però ha delle caratteristiche che possono farlo giocare bene in quella posizione. Non è un calciatore rapidissimo nella prima accelerazione, però è un calciatore bravo tecnicamente, un calciatore che copre grosse distanze, anche in campo, ecco, anche la distanza coperta a partita intorno ai 12 km, ed è un calciatore poi bravo nel tiro dalla distanza, quindi un qualcosa che l'Inter ha sfruttato tanto quest'anno con Çalhanoğlu. Molto spesso cosa abbiamo detto? Qual è una delle doti principali di Çalhanoğlu? Ed è l'aspetto difensivo, è il fatto che lui riesce ad abbinare ottime doti di regia alla fase di interdizione, ed è un po' qualcosa che l'Inter perdeva un po' con Zielinski, che dal punto di vista tecnico ovviamente è eccezionale, però ecco, quando si tratta di recuperare palla è un passo indietro rispetto a Çalhanoğlu. E a proposito di Aleksandar Stankovic andiamo a vedere proprio alcuni numeri rapportati ad Hakan Çalhanoğlu. Partiamo da quello sulla precisione dei passaggi. Abbiamo preso i dati della Champions dell'ultimo anno perché naturalmente prendere i dati del campionato, il campionato belga con tutto il rispetto è comunque un passo indietro rispetto alla Serie A, prendiamo quelli della Champions che sono un po' più affidabili. Dico un po' più affidabili perché comunque cambia il contesto, un conto è giocare al Bruges, un conto è affrontare la Champions con l'Inter. Precisione dei passaggi, Stankovic è leggermente dietro Çalhanoğlu, quindi troviamo un 86% a 91%, precisione nella propria metà campo, il numero complessivo è simile, però ce ne sono magari qualche errore in più, visto che la percentuale è più bassa, quella di Aleksandar Stankovic, stessa cosa nella metà campo avversaria. Palle lunghe precise sono di meno quelle di Stankovic, però la percentuale è praticamente la stessa di Çalhanoğlu. Ecco, partiamo dalle doti di regia. Non è un regista puro, Aleksandar Stankovic, però ha una buona base per diventarlo, perché tecnicamente non è scarso, non ha ovviamente già gli stessi numeri di Çalhanoğlu, però non è lontano da quei numeri. Ha grande personalità perché verticalizza tanto. Se guardiamo le palle lunghe precise è la stessa percentuale di Çalhanoğlu, poi Çalhanoğlu in totale ne ha qualcuna in più, ha più palle lunghe precise a partita, però chiaramente ha quella capacità di verticalizzare Aleksandar Stankovic, cosa importante ovviamente per il regista. Sotto l'aspetto della regia a volte deve migliorare nella scelta, nel senso che magari, ecco, Çalhanoğlu è bravo anche nel decidere la giocata da fare anche in brevissimo tempo, quindi magari riceve palla, sa se verticalizzare, cioè se cercare la giocata difficile, se magari appoggiare il passaggio anche semplice in orizzontale o all'indietro, insomma, per non prendersi rischi.
Questo è un punto dove Stankovic deve migliorare, perché a volte, ecco, giocare da regista ovviamente porta anche a scegliere se prendersi o meno il rischio, perché perdere palla, un conto è se la perde una mezzala nella metacampo avversaria, un altro se la perde il regista in fase di impostazione. Passiamo anche alle altre statistiche, e dove secondo me, ecco, Stankovic non perde assolutamente, anzi ha statistiche addirittura migliori di Çalhanoğlu, ed è sotto l'aspetto difensivo. Intercetti a partita, contrasti a partita, vediamo a numeri migliori Stankovic, palle recuperate a partita 5,3 contro 4,3, chiusure difensive anche in questo caso sono 1,9 a partita, vediamo numeri superiori a Çalhanoğlu. Ovviamente anche questi vanno contestualizzati, magari col Bruges si domina meno la partita e quindi si trova maggiormente a recuperare palle, però è chiaro che vedere questi numeri ci fa capire che, se schierato anche da regista, lui riesce a fare quel filtro davanti alla difesa che garantisce Çalhanoğlu, quindi è sicuramente un punto a favore di Aleksandar Stankovic. Andiamo anche con l'ultima parte delle statistiche che voglio confrontare tra Stankovic e Çalhanoğlu, sono quelle, ecco, relative, quelle che SofaScore definisce altro a partita. Totale contrasti vinti 3,2, 3,3 Çalhanoğlu, sono praticamente gli stessi, la percentuale di Stankovic è leggermente più bassa. Duelli a terra vinti 2,7 Stankovic 59%, 2,3 Çalhanoğlu il 70%, fa molti più duelli Stankovic, anche se poi, ecco, ne vince meno in percentuale. Duelli aerei vinti il 71% Stankovic, 67% Çalhanoğlu, anche se poi in totale Çalhanoğlu è 1 a partita, quello di Stankovic 0,5 a partita. Ecco, questo comunque ci dà la sensazione di un calciatore che fisicamente comunque riesce a reggere il duello, è più alto di Çalhanoğlu, cosa che ovviamente è un punto a suo favore, perché chiaramente se giochi davanti alla difesa ti trovi anche a fare un duello aereo, ed è circa 1,85 m contro 1,78 m, ecco, se non vado errato, comunque giù di lì nelle altezze. Ecco, Stankovic ha tante caratteristiche che possono farlo diventare il post Çalhanoğlu, perché ha doti tecniche buone, anche se deve ancora crescere in regia, ha la capacità di interdizione, ha il tiro dalla distanza, ha un buon fisico, quindi anche se va al duello con un avversario riesce a reggere quel duello. Ecco, deve migliorare delle caratteristiche. Se oggi noi teniamo Stankovic in squadra e quindi gli diamo delle opportunità, perché ovviamente non deve essere soltanto l'ultima riserva in cabina di regia, ma gli diamo delle opportunità, lo facciamo crescere accanto a Çalhanoğlu, può migliorare quei punti deboli e il prossimo anno può essere all'altezza di essere il titolare nell'Inter. E ricordiamo un aspetto, il prossimo anno Çalhanoğlu va in scadenza, ad oggi si è solo vociferato ma non si parla di un rinnovo imminente, significa che il prossimo anno Çalhanoğlu va in scadenza, Zielinski è comunque un classe 94, quindi non è più giovane di Çalhanoğlu, l'Inter avrebbe bisogno di fare l'investimento per il regista. Vediamo i prezzi come salgono quando si tratta di prendere un titolare all'altezza dell'Inter, vediamo quanto è difficile trovare anche un calciatore valido da subito per l'Inter. Tenere Stankovic significa praticamente riuscire poi a fare a meno di Çalhanoğlu, a lasciar partire Çalhanoğlu senza insomma grosse ansie, grossi patemi, perché magari abbiamo l'erede già in casa. Ecco, da questo punto di vista, oggi l'Inter può ottenere una plusvalenza di 40 milioni e sarebbe una plusvalenza importantissima, ma tra un anno abbiamo poi il punto interrogativo. Chi sostituirà Çalhanoğlu se va in scadenza e si decide, o lui stesso decide di non rinnovare? Torniamo nuovamente al punto dove ci approcciamo ad un calciatore, chiedono 60 milioni, 50 milioni, trattative complicate, ovviamente budget di mercato che va speso o che va recuperato da altre cessioni. Teniamo invece Stankovic in casa. Oggi evitiamo una plusvalenza, ecco, perdiamo tra virgolette una plusvalenza, ma abbiamo un possibile futuro titolare, tra l'altro con un costo a bilancio bassissimo, visto che viene messo a bilancio l'acquisto per soli 13 milioni. Proseguiamo anche sugli altri articoli invece di giornata, rimaniamo sul tema centrocampisti e leggiamo anche Iraola spinge Jones in nerazzurro, perché ecco, quando è cambiato il tecnico del Liverpool c'era un po' il timore che Iraola potesse puntare su Jones, in realtà lui vuole portare Alex Scott dal Bournemouth e quindi Alex Scott, che è praticamente lo stesso ruolo di Jones, spinge ancora più Jones in uscita. C'è ancora distanza tra il Liverpool e l'Inter, la distanza rimane quella di 10 milioni, rimane una distanza ampia, non sappiamo l'Inter quanto voglia colmare quella distanza,
però è chiaro che questo è un altro punto a favore dell'Inter, il fatto che l'allenatore del Liverpool non consideri Jones. Ovviamente ci sarà bisogno comunque di un passo, quindi magari di portare l'offerta magari almeno a 25 milioni, di metterci comunque la percentuale sulla futura rivendita, però c'è questa possibilità. Jones non esclude Çalhanoğlu dal punto di vista tecnico, perché sono due giocatori diversi, magari non esclude ovviamente Stankovic, non Çalhanoğlu dal punto di vista tecnico, perché magari Stankovic può essere inteso un po' come il futuro regista, Jones è più la mezzala, più quel calciatore più tecnico nello stretto, quel calciatore che può dare intensità e anche più veloce, anche nel primo scatto soprattutto rispetto a Stankovic. Sono due calciatori diversi, eventualmente uno potrebbe escludere l'altro per la questione economica. Francamente io ad oggi non cederei Stankovic per andare a prendere Jones. Se riusciamo ad averli entrambi, però insomma sarebbe un ottimo colpo per l'Inter. C'è poi un altro aspetto relativo al centrocampo ed è il nome di Yanis Massolen. E leggiamo Massolen il futuro dopo l'esame Kivu. Anche per lui si prospetta una sorta di esame in quei 10 giorni di ritiro in Germania, dopodiché Kivu deciderà. Secondo me su Massolen è una situazione molto diversa da Stankovic. Io opterei più per il prestito, a meno che non ci sia una situazione di mercato che porta ad inserirlo come pedina di scambio, magari con una buona plusvalenza sui 3,5-4 milioni circa che ha versato l'Inter, e allora la situazione cambia. Però perché non punterei subito? Perché a differenza di Stankovic lui non ha avuto un anno di esperienza ad alto livello magari in una prima squadra, più che in una prima squadra, in una Serie A anche straniera, non ha avuto l'esperienza in Champions e insomma secondo me ci sono alcuni aspetti che vanno migliorati. Per esempio lui tecnicamente è bravo, però magari deve adattarsi ad un'intensità superiore che è quella della Serie A. Tra Serie A e Serie B oggi c'è una grandissima differenza per intensità, per qualità, e quindi non è detto che un calciatore che ha fatto bene, non esaltante, però una buona stagione in Serie B subito riesca ad incidere in Serie A. Probabilmente se si riuscisse a trovare un prestito anche in Serie A, anche una squadra che non lotta punto a punto per la salvezza fino all'ultima giornata, magari una squadra che dà salvezza tranquilla anche da 12ª, 13ª posizione, ecco che potrebbe essere una situazione ideale per Massolen, perché non ci sono quelle pressioni o quell'ambiente magari sfiduciato da una pessima stagione. Faccio un esempio tipo come quando Palacios andò al Monza, e magari una squadra che può dargli continuità. Poi il prossimo anno si può valutare se tenerlo in squadra o magari, perché no, poi cederlo e fare sì con lui una plusvalenza, visto che sarebbe anche semplice per il costo limitato. Passiamo anche agli altri articoli. Leggiamo Solé si stringe, pronto un contratto quadriennale da circa 2,5 milioni a stagione. Resta da limare la distanza tra la richiesta dell'Udinese a 30 milioni e l'offerta messa sul tavolo dall'Inter 22-23, bonus compresi. Ecco, anche qui c'è la distanza tra Inter e Udinese, ne parlavamo ieri, praticamente su tutte le trattative c'è distanza. Come dicevamo ieri, c'è sì il timore che possa ripetersi un po' quanto visto negli ultimi mercati, però non dobbiamo neanche farci prendere, diciamo così, dal panico. Siamo al 13 giugno, quindi insomma c'è tutto il tempo per concludere le trattative, per portare avanti determinate situazioni e per portare a casa insomma nomi importanti per l'Inter. Su Solé, come abbiamo letto, c'è ancora distanza, è una distanza colmabile anche perché l'Udinese è decisamente più incline a trattative rispetto all'Atalanta e c'è già l'accordo col calciatore. Solé è un nome che è importante per la difesa dell'Inter, perché può essere, come abbiamo detto più volte, il vice Bissek, può essere il vice Bastoni, andrebbe a giocare a piede invertito, però Udine solitamente ha giocato proprio in quella posizione e quindi può permetterci poi anche di utilizzare Carlos Augusto da vice Di Marco. È un calciatore molto valido che si è messo in mostra a Udine, però non è un centrale di difesa, e qui arriviamo al punto. Secondo me, ecco, l'Inter, se c'è possibilità di un altro investimento in difesa, se non dovesse rinnovare De Vrij, che è ancora un punto interrogativo, ancora non ha accettato la proposta di rinnovo, oppure se ci fosse margine per un altro movimento, visto che comunque Solé dovrebbe arrivare in prestito oneroso con obbligo di riscatto a condizioni che scatteranno il prossimo febbraio e quindi andrebbe a pesare sul bilancio successivo, ecco che si può prendere un calciatore magari giovane che può essere il centrale del futuro. Il nome qual è? È un nome che io ho fatto già in altre occasioni ed è quello di Ryan Flamingo. Queste sono le sue statistiche, i suoi percentili, ovviamente anche questi da contestualizzare, perché
Io prendo spesso questi grafici perché mi piace parlare anche dal punto di vista di percentili, dal punto di vista numerico, mostrare ecco il grafico, però va contestualizzato. Sono comunque statistiche relative alla Eredivisie, quindi un campionato sicuramente di secondo livello rispetto al nostro. Perché dico che Flamingo potrebbe essere un calciatore interessante per la difesa dell'Inter? In primis perché il costo non dovrebbe essere ancora elevatissimo. Io penso che possa andare via per un costo meno di 30 milioni, perché è un calciatore che ha buon fisico, 1,87 m, è rapido, ha buona tecnica, è bravo nei duelli, anche nelle statistiche sui duelli, sia a terra che duelli aerei, ha praticamente gli stessi numeri, anche se prendiamo quelli in Champions, anche nel suo caso ha numeri anche leggermente migliori sia di Acerbi, anche dell'Acerbi dello scorso anno, di 2 anni fa, sia di Akanji. È un calciatore che ha 23 anni, è cresciuto nella primavera del Sassuolo, poi è passato al PSV Eindhoven dove si è affermato da titolare. È stato capitano dell'Olanda Under 21, andrebbe migliorato solo un po' dal punto di vista della leadership difensiva e dal punto di vista tattico, nel senso per ecco, renderlo ideale come centrale della difesa a 3. Perché? Visto che comunque ecco, c'è un lavoro da fare, dico che Flamingo potrebbe essere un buon nome. Perché il costo ad oggi non è elevatissimo. Se prendiamo un nome già affermato per il centrale della difesa a 3, magari finiamo anche lì a trovare nomi da 45-50 milioni, affari che l'Inter non può permettersi, o secondo qualcuno non vuole permettersi per comunque tenere d'occhio sempre il bilancio, però sono affari che l'Inter insomma non riesce a concludere. In questo caso si prenderebbe un calciatore, è una posizione in cui, come il discorso per Stankovic, l'Inter ad oggi è coperta nel titolare, perché comunque c'è Akanji che non sarà eccezionale come centrale della difesa 3, però lo scorso anno ha fatto il titolare, insomma lo ha fatto benino, oserei dire, non mi ha particolarmente colpito in quella posizione, per me è più un terzo di difesa, però ha fatto bene, e quindi ci sarebbe la possibilità di dare magari ad un difensore un po' più giovane il tempo di integrarsi in un campionato diverso, il tempo di ecco, di capire anche i meccanismi di una squadra diversa, il tempo di ambientarsi in quel contesto. Però chiaramente sarebbe un nome secondo me di prospettiva. Io penso che oggi l'Inter debba lavorare su questi nomi, perché abbiamo visto quando devi andare a sostituire subito il titolare in partenza, si fa fatica ad andare a prendere un calciatore. Lo stiamo vedendo con Dumfries. Parte Dumfries, insomma, palestra sarebbe ideale per le caratteristiche, ma purtroppo la cifra richiesta è altissima e la trattativa non è semplice. Se l'Inter inizia a fare per esempio un ragionamento più volto al futuro, quindi prendo il calciatore giovane, lo affianco al titolare e magari fra 3, 4, 6 mesi o un anno ho un calciatore degno di essere titolare, praticamente come si suol dire ho fatto bingo, ho preso un calciatore magari con un costo non elevatissimo, però che in prospettiva poi può valere molto di più. Sono andato nell'ottica della valorizzazione che chiede OH3, sono andato nell'ottica di avere un calciatore valido da titolare. L'importante qual è? Prendere calciatori che di base hanno caratteristiche adatte a fare quel tipo di lavoro. Quindi prendo un difensore, ha questo tipo di caratteristiche, però deve fare dei miglioramenti, bene, allora lo vado a prendere per fare il centrale della difesa a 3. Se mi serve un quinto, però, non vado a prendere un esterno d'attacco pensando tanto lo adatto a fare il quinto. Devo prendere comunque dei calciatori che per caratteristiche già mi hanno dimostrato che possono fare quel tipo di lavoro. Se ho cercato il centrocampista fisico interdittore, non vado a prendere Diouf, che è un buon calciatore dal punto di vista tecnico, però non è proprio un calciatore di interdizione, è un centrocampista abituato a fare un altro tipo di lavoro. Ecco, è su questo che io dico, la valorizzazione si può cercare, però con caratteristiche adatte, quindi in questo senso secondo me Flamingo sarebbe un buon nome. Poi ribadisco, io non è un discorso per screditare i dirigenti dell'Inter, che sono dirigenti di una competenza massima, tanto è vero che l'Inter continua a vincere anche con un occhio attento al bilancio ormai da diversi anni, è soltanto la mia idea su come andrei ad agire sul mercato. Andiamo anche con l'ultima notizia invece di giornata e leggiamo le Legends nerazzurre in campo, match benefico con gli ex Real. Ci sarà oggi appunto la partita tra le leggende del Real Madrid e quelle dell'Inter. A proposito di questo, si è parlato tanto di un Marotta che poteva fare un colpo a Madrid, prendere un calciatore in esubero. C'è stato un po' un tantam social e giornalistico sul nome di Hendrik. Oggi prontamente è un nome che è stato smentito da Fabrizio Romano.
tanto è vero che ha detto non c'è nulla di vero, ed è un po' ciò che avevo sottolineato anche io ieri nei commenti, o meglio, io avevo sottolineato ovviamente delle perplessità, visto che qualcuno nei commenti aveva fatto il nome di Hendrik e mi ero chiesto, è stato un affare praticamente quello del Real di circa 60 milioni tra parte fissa e bonus. È un calciatore giovane, è un calciatore che non penso che il Real regali. Quale sarebbe il margine per portarlo a Milano? Un prestito secco, quindi proprio ad agire da succursale a elemosinare un calciatore da far crescere per il Real Madrid? Sinceramente non l'avrei visto un affare di buon occhio in questo caso. Chiaro che se fosse stato prestito con un diritto di riscatto fattibile sarebbe stata tutt'altra situazione, ma insomma abbiamo avuto conferme anche da una fonte alquanto attendibile dal punto di vista del calciomercato, quella di Fabrizio Romano, che non c'è assolutamente nulla di vero, era soltanto più una suggestione. Aspetto anche le vostre considerazioni nei commenti sia sul nome di Aleksandar Stankovic, se secondo voi può essere l'erede di Çalhanoğlu, cosa ne pensate del calciatore, anche perché no, ecco, su questo nome di Flamingo che specifico non è stato acquistato dall'Inter, è una mia idea. Se secondo voi, ecco, questo modo di agire sul mercato potrebbe essere una soluzione per avere un Inter forte in futuro, magari anche con calciatori valorizzati, che non è di per sé certo un qualcosa di negativo, e magari, ecco, non avere poi la difficoltà di sostituire i titolari e di vedere richieste da 50 milioni o 60, insomma. Aspetto le vostre considerazioni nella sezione apposita e come sempre io vi lascio con un gran bel Forza Inter.